Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi torniamo questa volta con un'analisi del brano. Come avete visto dal titolo, andiamo ad analizzare il brano di Reginella Campagnola, canzone a mio avviso davvero bellissima, molto movimentata, a me piace molto come canzone. Ovviamente questa si tratta di una polka. Andiamo allora un po' a vedere tutto ciò che riguarda lo spartito di questa Reginella, andremo a vedere tutte le diteggiature e poi alla fine dell'analisi, come sempre, andremo a sentire la mia esecuzione finale. Andiamo a vedere allora Reginella Campagnola. Ecco, allora siamo pronti ad analizzare anche la Reginella, la famosa Reginella Campagnola. Partiamo velocissimi, che ci sono un po' di cose da dire, nonostante questa canzone sia abbastanza semplice, soprattutto da leggere. Andiamo subito in armatura di chiave, vediamo che non ci sono diesis, quindi è una canzone in Do maggiore, questo lo sappiamo a memoria, quando non ci sono diesis, Do maggiore. Però ci sarebbero molte altre armature di chiave complesse da capire. Se volete capire sempre in che tonalità siamo nella canzone, andatevi a vedere questo video che ho fatto per capire la tonalità guardando solo l'armatura di chiave. Adesso andiamo a vedere l'indicazione metrica, quindi vediamo che c'è una C barrata. Da questa C barrata si capisce che è un tempo tagliato. Tendo a precisare che questa non l'abbiamo quasi mai vista, quindi sappiamo che il tempo comune, quindi quello con la C, equivale a un 4 quarti. In questo caso abbiamo il C barrato che equivale a 2 mezzi, quindi è un tempo un po' raro perché 2 mezzi non si vede quasi mai, però dobbiamo comportarci come fosse un 2 quarti, quindi questa è comunque una polka. Soltanto che invece che classificare le note per quarti, quindi invece che avere semiminime per ogni battito, abbiamo le minime, quindi le note non quelle totalmente nere, ma quelle bianche, quelle vuote. Per capire meglio questo discorso si può anche guardare l'indicazione del metronomo, quindi sotto la scritta musica e di Lazzaro, vedete che c'è l'indicazione del metronomo con una nota bianca, la minima, uguale a 125. Questo significa che ogni battito del metronomo, che poi andremo a fare a 125, è la velocità di polka, equivarrà a una minima, quindi essendo che ci sono 2 minime per ogni battuta, avremo 2 battiti per ogni battuta. Infatti i tempi sono 2, abbiamo per ogni battuta 2 tempi. Questo significa un po', insomma, il 2 mezzi, quindi il tempo tagliato. Adesso andiamo a vedere le diteggiature. Vediamo che qui abbiamo subito delle note ribattute, le famosissime note ribattute di cui abbiamo parlato nel mio ultimo video. Anche quello, se volete andarvelo a vedere, lo trovate qui. E andiamo a farle con dita diverse, come avevo spiegato nell'altro video. Quindi 1 2 1 2 1 2. Questo si fa per avere una maggiore fluidità e anche una resa molto migliore rispetto ad avere lo stesso dito col quale andremmo male a fare tutta questa serie di note veloci. Di queste note ribattute ce ne saranno davvero davvero tante in questo primo pezzettino, quindi andiamo a vedere man mano dove le troviamo. Abbiamo quindi Fa, La, Re, poi abbiamo Re, Fa, Mi ribattuto, anche qui Do, Mi e Re ribattuto. Qui addirittura si ribatte il Re e si ribatte pure anche il Si. Ecco, quindi 2 volte di fila dobbiamo ribattere. Poi abbiamo questa scala. Ecco, qui abbiamo un leggero passaggio del pollice qui, facendo Do e Si col dito numero 2. Poi si sale e si arriva a questo Sol col dito numero 5. Poi si ripete il motivetto appena fatto, ma questa volta con le note doppie, che io non vi consiglio onestamente, perché o si vanno a fare le ribattute sempre con le stesse 2 dita, e bisogna ribattere sempre le stesse dita,
Se volete provare a farlo, fatelo, altrimenti addirittura ancora più complicato, bisogna andare a ribattere le doppie note, quindi 1, 3, 2, 4, come è scritto sullo spartito. Io ho voluto scrivere così perché sarebbe il modo corretto di farle. Però è molto, molto, molto complicato. Quindi io consiglio vivamente di farle singole, nuovamente. Come abbiamo fatto sopra, facciamo anche qui. E poi ecco, qui possiamo fare anche, se vogliamo, per finire le note doppie. Facciamo questo re fa. Ecco, queste sì le possiamo fare perché sono un po' più lunghe, non sono così brevi come le crome che vanno ribattute. Questo era il primo pezzo, quindi niente di che. Abbiamo a sinistra semplicemente Sol settima e Do, quindi si parte in Sol settima. 2, 2, 2, 2. Ogni due battute si cambia basso. È molto molto bene. Infatti questa è una canzone popolare, motivo per cui abbiamo i bassi molto semplici. Le canzoni popolari sappiamo che spesso usano sempre gli stessi due bassi vicini, quindi Do e Sol, Sol e Re, eccetera, eccetera. E allo stesso tempo si ritrovano a cambiare sempre sugli stessi due. Insomma, i bassi non sono mai difficili su queste canzoni. Adesso andiamo a vedere il secondo pezzettino. Quindi il secondo pezzettino è un po' più facile, vediamo che non ci sono ribattute, non ci sono cose difficili. Abbiamo sì sempre un Sol ribattuto ma molto più lento, quindi invece che avere crome abbiamo semi minimi. Ok, quindi partiamo col 2. Ecco, qui sì, in realtà si potrebbero fare delle note doppie. Io sull'esecuzione la faccio sentire così. Ovviamente con un po' di pratica sarebbe da fare 2-3, 3-5 e poi queste. Quindi 1-3, 2-1. Però le potete benissimo fare da spartito. Infatti qui vediamo che andando avanti abbiamo davvero le note doppie. Qui abbiamo Mi e Sol. Ecco, qui ci sono anche scritte, quindi le potete benissimo fare. 1, 3, 3, 5. E poi si scende 2, 4, 3, 1. E poi ancora 2, 4. Qui passaggio del pollice col 2, 4. E si arriva sul Do e Mi con l'1 e col 3. Poi il motivetto va ripetuto ancora, quindi io ve lo faccio a note singole. Ecco, e qui si va verso la fine, qui è molto semplice. Ecco, questo Sol in realtà andrebbe anche questo ribattuto, però se volete questo almeno lo potete fare con lo stesso dito, perché sarebbe da fare 4-5-4-5 e il ribattuto con anulare e mignolo vi assicuro che non è facile, quindi andrebbe fatto così. Ecco, quindi ballare su queste due dita non è facile come ballare sul primo e il secondo dito, perché proprio sono dita più deboli proprio per natura, e quindi almeno qui si può fare magari solo mignolo, anche perché vediamo che sono semi minime, non sono crome, quindi sono un po' più lente, si possono fare, insomma. E qui finiamo anche il secondo pezzettino. Abbiamo l'ultima riga che richiama il primo pezzettino, quindi si va a rifare. Ecco, qui sono le famose note doppie, le facciamo singole. Ecco, quindi questo è esattamente identico a prima.
non ci resta che vedere il terzo ed ultimo pezzettino. Lì c'è scritto ritornello, ok? In realtà quindi lo possiamo vedere come un ritornello, anche se il ritornello in realtà sarebbe il primo pezzettino, quello che vi ho fatto sentire all'inizio dell'analisi. Comunque, questo terzo pezzo ce l'abbiamo in re minore. E quindi una volta finito con il do, ok, quindi con questo finale 1-4, allora, innanzitutto vi faccio notare sotto dove c'è scritto do, che c'è un piccolo segnettino. Quel segnettino sta a significare stoppare i bassi. Quindi quando arriviamo lì, ok, dobbiamo stoppare i bassi e fare questo arpeggio do mi sol. Ecco, questo qua lo dobbiamo fare senza bassi. Infatti sotto ci sono anche le pause dove ci sono i bassi, proprio perché va fatto senza bassi. Poi alla riga sotto si parte col re minore, quindi si fa così. E qui si parte con il re minore. Ecco, qui faccio la nota doppia, molto bella, se volete farla è la e fa, invece che potete aggiungere questo fa col pollice. E poi andiamo. Ecco, qui c'è un'altra cosettina da dire sui bassi. Abbiamo re minore, abbiamo questo la lunghissimo, ecco qui consiglia di fare il sol settima a metà battuta, fatelo pure a inizio battuta. Questo sol settima è molto meglio a inizio battuta, quindi io lo sposterei, vedete che si trova al centro della battuta, fatelo pure dall'inizio della battuta, quindi così. Qui lo inserite, ecco, poi si salta sul do. Ok, poi parliamo solo della mano destra perché a sinistra poi rimane tutto uguale. Ok, diteggiature direi non troppo difficili, state attenti a questi arpeggi, do mi sol, perché bisogna allargare un po' le dita, insomma, do mi sol. Poi sotto abbiamo questa cosa strana. Come si fa questo? Abbiamo la prima allungata, quindi semiminima col punto, vista e stravista nei nostri corsi. Quindi abbiamo 1, 2. Dobbiamo fare la prima, ovviamente più lunga, la seconda è una croma, quindi va fatta più breve, quindi verso la fine del secondo tempo. La prima sul primo tempo, poi si parte a contare il 2, verso la fine del 2 si va a ribattere questo La. Ecco, io ve la faccio centata per capire. Sentite che accentuo questo Si. 1, 2, 3, 4. Contando viene così. 1, 2, 3, 4. Basta allenarsi un po'. Poi abbiamo allo stesso modo la quarta battuta. Qui stessa cosa, abbiamo stessi tempi, solo cambiano le note. La, sol, sol, fa, mi. Questo si tiene per 2 battute. Ecco, anche qua bisogna stoppare il basso. Vediamo che sotto abbiamo la battuta dopo, abbiamo una pausa a destra. Stoppiamo il do maggiore e rifacciamo questo a vuoto, senza bassi. Poi sotto re minore, ok? Quindi anche qui attenzione ai bassi. Poi sol settima, anche qui fatelo da inizio battuta, non fatelo a metà battuta. E qui è tutto come prima, abbiamo ancora queste ribattute col puntino.
Ecco, ovviamente le diteggiature dovete prendersi un po' di pratica perché si fa 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2. Quindi Si col 5, due volte il La, prima col 4, dopo col 3 e poi 2. Se non vi trovate con questa ribattuta potete fare lo stesso dito. Qui forse è anche più facile senza star lì a ribattere. Io l'ho scritta ribattuta, ma potete fare anche 5, 4, 4, 3, 5, 4, 4, 3. Certo sarebbe più giusto farlo con la ribattuta, ma perché viene, anche qui viene molto più fluido, perché sentite ad alte velocità. Così è normale, così è con la ribattuta. Sentite che il passaggio è molto fluido, molto bello, legato, e quindi questo è l'unico motivo per cui vi consiglio la ribattuta. E poi arriviamo a fine pezzo. Ok, qui abbiamo finito. Vi consiglio, quando rifate questo pezzettino, perché va fatto 2 volte, di farlo all'ottava superiore, quindi lo finite qui. Ecco, qui a me piace mettere l'arpeggio Do, Mi, Sol, Do, facendolo tutto. Lo finite, stoppate il basso e poi riprendete il Re minore, anche qui a vuoto, senza bassi. Ecco, qui mi raccomando a cambiare le dita. Se aggiungete questo Mi, che fate la nota doppia, non è scritto ma lo potete aggiungere. Nel mentre che lo fate, spostate le dita per partire col pollice sul Do. Quindi lo spostate su 3 e 5. E poi, ecco, qui potete fare anche senza la ribattuta. E poi tornate verso la fine della canzone. Una volta finito questo ritornello si fa 2 volte tutto il foglio e poi alla fine si va a fare solo il primo pezzo per finire la canzone, quindi si rifà. Poi si fa ancora e si va a finire. Ecco, qui una variante che consiglio è stoppare i bassi per far vedere che è finita, quindi invece che fare 1-2 1-2 in Sol settima, ritmo di polka, si va a tenere giù il basso e l'accordo per tutta la battuta. Così uno anche all'orecchio riesce a capire che qualcosa sta succedendo, c'è qualcosa di diverso, sta finendo la canzone. E poi il finale si può benissimo fare con Sol settima e Do. In realtà il finale vero e proprio era alla fine del foglio, quindi come vedete ho messo anche le diteggiature, sarebbe qua giù. Però a me piace intanto molto di più finire la reginella con il primo pezzo e non con il ritornello in Re minore. Qui magari sta anche a voi se seguire lo spartito o seguire quello che piace di più a me. E seconda cosa, è più bello anche un accordo fatto sulla seconda ottava, soprattutto con un registro così pesante come il master. Io sto usando il master come registro, quello con tutte le voci assieme. Se lo facciamo qua giù sentiamo che è molto pesante, a meno che non stessimo usando, diciamo, un musette, che è molto più bello qua giù, però il musette sarebbe un po' troppo alto qua su, forse sarebbe forse un po' troppo acuto, quindi io consiglio il master per questa canzone e il finale sul primo pezzo con l'ottava superiore, quindi col Sol settima e il Do fatti sulla seconda ottava. Che note vado a fare per Sol settima e Do? Beh, credo che i finali
più o meno li sappiate fare bene un po' tutti. Comunque abbiamo Re e Fa Sol Si, oppure anche solo Fa Sol Si, e poi Mi Sol Do, che sono le solite tre note. Le abbiamo viste anche molto negli arpeggi, le solite tre note che creano l'accordo di Do. Detto questo, abbiamo finito l'analisi della Reginella Campagnola. Possiamo andare a sentire l'esecuzione finale fatta a più o meno 125 di metronomo. In realtà non l'ho fatta a metronomo, però siamo sulla velocità di polka, che è 125. Ecco, allora si conclude anche questo video di analisi sulla Reginella Campagnola. Noi ci vediamo come sempre al prossimo video qui sul canale. Vi mando un saluto.